L'aperitivo è una delle tradizioni più famose in Italia. Ogni giorno molte persone finiscono di lavorare nel tardo pomeriggio. Le persone escono dagli uffici e dai negozi. Invece di tornare subito a casa, molte persone vanno al bar. Queste persone incontrano gli amici o i colleghi di lavoro. Questo momento della giornata si chiama aperitivo. L'aperitivo avviene di solito tra le 18 e le 21. In questo orario le persone bevono qualcosa di fresco. Insieme alla bevanda, le persone mangiano del cibo leggero. L'aperitivo è un momento per riposarsi dopo il lavoro. È anche un momento per parlare con le persone care. In Italia, l'aperitivo non è solo bere un bicchiere. L'aperitivo è una vera abitudine sociale. Tutte le città italiane hanno bar pieni di gente la sera. Ci sono persone giovani e persone anziane. Tutti amano fare l'aperitivo insieme. Ma da dove viene questa abitudine così amata? La storia dell'aperitivo è molto antica e interessante. Questa storia comincia molti secoli fa. La parola aperitivo viene da una lingua antica. Questa lingua è il latino. La parola latina è aperire. Il verbo aperire significa aprire. L'aperitivo serve infatti per aprire lo stomaco. Quando lo stomaco si apre, la persona sente fame. Quindi l'aperitivo prepara il corpo per il pranzo o per la cena. Già nell'antica Grecia i medici usavano bevande speciali. Il famoso medico Ippocrate preparava una bevanda amara. Ippocrate usava il vino bianco insieme a erbe medicinali. Questa bevanda amara aiutava le persone con problemi di stomaco. La bevanda di Ippocrate aveva un sapore molto forte. Anche nell'antica Roma le persone bevevano vino prima dei pasti. I romani mescolavano il vino con il miele e con le spezie. Questo vino dolce e speziato si chiamava mulsum. I romani bevevano il mulsum prima di iniziare i grandi pranzi. Tuttavia, nell'antichità, queste bevande erano usate come medicine. Non erano ancora un momento di festa o di incontro sociale. Le persone bevevano solo per stare meglio in salute. Per vedere la nascita dell'aperitivo moderno, dobbiamo andare nel Settecento. Nel XVIII secolo la medicina cambia. I medici capiscono che i sapori amari aiutano la digestione. Il sapore amaro fa produrre liquidi allo stomaco. Questi liquidi preparano lo stomaco ad accogliere il cibo. Nel Settecento la città di Torino è molto importante. Torino si trova nel nord dell'Italia. A Torino vive un uomo chiamato Antonio Benedetto Carpano. Carpano lavora in una piccola bottega di bevande. Nel 1786 Carpano inventa una bevanda nuova. Carpano prende del vino bianco piemontese. Egli aggiunge al vino molte erbe aromatiche e spezie diverse. Tra queste erbe c'è l'assenzio. L'assenzio è una pianta dal sapore molto amaro. Carpano aggiunge anche un poco di zucchero per bilanciare il sapore. Questa nuova bevanda si chiama vermouth. La parola vermouth deriva da una parola tedesca. La parola tedesca indica proprio la pianta dell'assenzio. Il vermouth ha un gusto amaro, ma anche dolce. Questa bevanda piace subito a moltissime persone. Il re Carlo Alberto di Savoia assaggia il vermouth di Carpano. Al re il vermouth piace moltissimo. Il re decide di fare del vermouth la bevanda ufficiale della corte. Molti bar di Torino iniziano a servire il vermouth prima di cena. I signori della città vanno al bar per bere un bicchiere di vermouth.
Il vermouth viene servito con piccole cose salate da mangiare. Così, a Torino, nasce il primo vero aperitivo della storia moderna. Nel XIX secolo l'aperitivo diventa famoso in tutta Italia. Molti altri produttori creano bevande simili al vermouth. Nel 1860 un uomo di nome Gaspare Campari lavora a Milano. Gaspare Campari crea un nuovo liquore di colore rosso. Questo liquore si chiama Campari Bitter. Il Campari ha un colore rosso molto brillante. Il gusto del Campari è molto amaro e intenso. Gaspare Campari usa molte erbe, piante e scorze di frutta. Nel 1867 Campari apre un bar molto elegante a Milano. Questo bar si trova nella famosa Galleria Vittorio Emanuele II. Tutti i ricchi di Milano vanno in questo bar per bere il Campari. Il Campari diventa il simbolo dell'aperitivo milanese. Intanto, nel nord-est d'Italia nasce un'altra bevanda famosa. Nel XIX secolo la regione Veneto è sotto il controllo dell'Austria. I soldati austriaci arrivano in Veneto e vanno nei bar locali. I soldati austriaci trovano il vino del Veneto molto forte. Quindi i soldati chiedono al barista di mettere dell'acqua nel vino. In lingua tedesca il verbo spritzen significa spruzzare. Da questo verbo deriva la parola spritz. All'inizio lo spritz è solo vino bianco con acqua frizzante. All'inizio del Novecento la bevanda dello spritz cambia ancora. Nel 1919 due fratelli della città di Padova inventano un nuovo liquore. I due fratelli si chiamano Luigi Barbieri e Silvio Barbieri. Essi creano un liquore di colore arancione. Questo liquore si chiama Aperol. L'Aperol ha un sapore amaro, ma poco alcol. L'Aperol contiene arance amare, erbe e radici. Negli anni successivi, le persone iniziano ad aggiungere l'Aperol allo spritz. Nasce così lo spritz con Aperol. La ricetta dello spritz moderno è molto semplice. Lo spritz contiene vino prosecco, liquore Aperol e acqua frizzante. Nel bicchiere il barista mette anche molto ghiaccio e una fetta d'arancia. Lo spritz diventa velocemente la bevanda più popolare per l'aperitivo in Veneto. Negli anni seguenti lo spritz si diffonde in tutta Italia e nel mondo. Durante il Novecento l'abitudine dell'aperitivo continua a crescere. Negli anni 50 e 60 l'economia italiana cresce molto. Le persone hanno più soldi e più tempo libero. Uscire nel tardo pomeriggio diventa una moda per tutti. Negli anni '80 la città di Milano cambia velocemente. Milano diventa la capitale della moda e degli affari. I ritmi di lavoro diventano molto più veloci. Molti giovani lavoratori finiscono di lavorare tardi la sera. Questi lavoratori sono stanchi e hanno molta fame. I proprietari dei bar di Milano capiscono questo cambiamento. I baristi iniziano a offrire cibo gratis insieme alle bevande. Sui banconi dei bar compaiono piatti con patatine, olive e noccioline. Negli anni 90 questa idea del cibo al bar diventa ancora più grande. I baristi iniziano a mettere sui banconi piatti più grandi e ricchi. Offrono un grande buffet di cibo nei loro bar. I clienti pagano una bevanda e possono mangiare dal buffet. Sul buffet ci sono piatti di pasta fredda, insalate di riso e verdure. Ci sono anche tranci di pizza, focaccia e salumi. Questo nuovo modo di fare l'aperitivo viene chiamato apericena. La parola apericena nasce dall'unione di due parole, aperitivo e cena.
Con la pericena le persone mangiano molto cibo. Le persone mangiano così tanto che non devono fare la cena a casa. La pericena diventa un grande successo in tutta Italia. Molti giovani preferiscono la pericena alla cena tradizionale al ristorante. La pericena costa meno di una cena al ristorante. Inoltre, la pericena è un incontro informale e divertente. Per capire bene l'aperitivo, bisogna capire la cultura del bar in Italia. In Italia, il bar non è un luogo dove si beve solo alcol. Il bar italiano è aperto dalla mattina presto fino alla sera tardi. Tuttavia, il bar cambia completamente atmosfera durante la giornata. La mattina, il bar è il luogo della colazione. Le persone entrano al bar verso le 7 o le 8 di mattina. L'ambiente della mattina è molto veloce. Le persone ordinano un caffè espresso o un cappuccino. Insieme al caffè, le persone mangiano un cornetto dolce. Spesso le persone bevono il caffè in piedi davanti al bancone. Le persone parlano pochi minuti con il barista e leggono il giornale. Poi le persone pagano e vanno subito al lavoro. La mattina la sosta al bar dura solo pochi minuti. Nel tardo pomeriggio la situazione del bar cambia completamente. Verso le 19 il bar trasforma la sua atmosfera. Le luci del bar diventano più basse e calde. Spesso il bar mette una musica di sottofondo rilassante. I tavoli fuori dal bar si riempiono di sedie. Le persone non stanno più in piedi al bancone con fretta. Ora le persone si siedono comode ai tavolini, insieme agli amici. Il ritmo del tempo diventa lento e piacevole. Nessuno ha fretta di andarsene dal bar. Il barista pulisce il bancone della mattina e prepara i bicchieri per le bevande della sera. Questo passaggio dalla velocità della mattina al relax della sera è fondamentale. Oggi, quando si fa l'aperitivo, ci sono molte bevande tra cui scegliere. Le bevande più popolari si dividono in diverse categorie. Ci sono le bevande alcoliche tradizionali. Lo spritz è la bevanda alcolica più ordinata in Italia. Un altro cocktail alcolico molto famoso è il cocktail Negroni. Il Negroni nasce nella città di Firenze nel 1919. Il conte Camillo Negroni chiede al suo barista di preparare un drink forte. Il barista mescola liquore gin, vermouth rosso e liquore Campari. Il Negroni è un drink forte, con un colore rosso scuro. Esiste anche una versione più leggera del Negroni. Questa versione si chiama Negroni sbagliato. Nel Negroni sbagliato il barista mette il vino spumante al posto del gin. Un altro cocktail classico per l'aperitivo è l'americano. L'americano contiene vermouth rosso, liquore Campari e acqua frizzante. Ma non tutte le persone bevono alcol durante l'aperitivo. Ci sono molte opzioni di bevande analcoliche. Le bevande analcoliche non contengono alcol. Molti italiani ordinano bevande analcoliche gassate tradizionali. Una bevanda analcolica molto famosa è il San-Bitter. Il San-Bitter è una bevanda rossa e frizzante. Il sapore del San-Bitter è leggermente amaro e molto rinfrescante. Un'altra bevanda analcolica molto amata è il Crodino. Il Crodino è una bevanda di colore arancione. Il Crodino è fatto con estratti di piante e agrumi. Ci sono anche succhi di frutta, come il succo d'arancia o il succo di pompelmo. Insieme alle bevande, il bar serve sempre del cibo salato. Il cibo servito con la mezza bevanda viene chiamato stuzzichini. Gli stuzzichini sono piccole porzioni di cibo salato. In tutti i bar d'Italia servono stuzzichini classici compresi nel prezzo.
Questi stuzzichini gratuiti sono patatine fritte croccanti e olive verdi. Ci sono anche arachidi salate e piccoli salatini. Nei bar più ricchi il cibo viene servito su un grande tagliere di legno. Il tagliere di legno contiene prodotti tipici della regione. Ci sono fette di prosciutto crudo, salame e mortadella. Ci sono anche pezzi di formaggio come il parmigiano o il pecorino. Spesso il barista mette sul tagliere piccole bruschette con pomodoro freschi e olio d'oliva. Perché l'aperitivo è così importante per gli italiani? La risposta si trova nell'importanza del tempo libero e delle amicizie. In Italia la vita sociale è fondamentale per la felicità di ogni persona. L'aperitivo rappresenta il passaggio tra la giornata di lavoro e la serata. Quando il lavoro finisce, la mente della persona ha bisogno di riposare. L'aperitivo permette di dimenticare i problemi del lavoro. Durante l'aperitivo, le persone non parlano solo di affari. Le persone parlano della famiglia, delle vacanze, dei film e dello sport. Le persone ridono e condividono momenti belli con gli amici. Inoltre, l'aperitivo è un momento aperto a tutti. Nessuno si sente solo durante l'aperitivo al bar. Se una persona entra nel bar del suo quartiere, trova sempre persone conosciute. L'aperitivo unisce diverse generazioni di persone. Ai tavolini del bar ci sono studenti universitari e persone anziane. Tutti condividono lo stesso spazio e la stessa atmosfera tranquilla. Inoltre, l'aperitivo insegna l'abitudine di bere alcol con moderazione. In Italia, bere alcol senza mangiare cibo non è un'abitudine comune. L'alcol si beve sempre lentamente e insieme al cibo salato. L'obiettivo dell'aperitivo non è ubriacarsi. L'obiettivo è gustare i sapori e godere della buona compagnia. L'aperitivo ha caratteristiche diverse a seconda della regione d'Italia. Nel nord d'Italia l'aperitivo è una regola di ogni giorno. A Milano l'aperitivo è moderno e offre grandi buffet di cibo. A Venezia l'aperitivo si fa nei tipici bar tradizionali chiamati bacari. Nei bacari veneziani le persone bevono lo spritz o un bicchiere di vino della casa. A Venezia un piccolo bicchiere di vino si chiama ombra. Insieme al vino le persone mangiano piccoli cibi chiamati cicheti. I cicheti sono piccole fette di pane con pesce, polpette o verdure. A Torino l'aperitivo rispetta la tradizione storica del vermouth. Molti bar torinesi servono ancora il vermouth nei bicchieri eleganti. Nel centro d'Italia, come a Roma e a Firenze, l'aperitivo è informale. Le persone amano sedersi nelle piazze storiche all'aperto. A Roma le persone bevono il cocktail Negroni sbagliato o un bicchiere di vino locale. Insieme alla bevanda le persone mangiano pezzi di pizza e supplì di riso fritti. Nel sud Italia l'aperitivo si unisce alla grande tradizione del cibo locale. A Napoli e in Sicilia l'aperitivo offre cibo molto ricco e saporito. Ci sono pizzette calde, taralli salati con pepe e fritture di verdure. Anche se i cibi cambiano da nord a sud, il significato dell'aperitivo resta lo stesso. L'aperitivo rimane la festa dell'amicizia e del buon cibo. Per chi visita l'Italia, fare l'aperitivo è un'esperienza bellissima. Ecco come fare un perfetto aperitivo in Italia. Scegli un bar con un bello spazio all'aperto verso le 18:30. Cerca un tavolo libero e siediti comodamente. Il cameriere arriva al tavolo e porta la lista delle bevande. Puoi chiedere al cameriere un consiglio sulla bevanda. Se vuoi una bevanda dolce e poco alcolica, ordina uno spritz con Aperol. Se preferisci un gusto più amaro, ordina uno spritz con Campari o un americano.
Se non vuoi alcol, chiedi un crodino o un Sunbitter con molto ghiaccio. Dopo pochi minuti, il cameriere porta il tuo bicchiere fresco. Insieme al bicchiere, il cameriere porta anche i primi stuzzichini salati. In quasi tutti i bar, questi stuzzichini sono compresi nel prezzo della bevanda. In alcuni bar delle città grandi, il prezzo dell'aperitivo è fisso. Il prezzo medio varia tra 8 euro e 14 euro a persona. Questo prezzo include la bevanda e il cibo del buffet o del tagliere. Prendi il bicchiere per brindare con i tuoi amici. In Italia, prima di bere, si dice la parola salute oppure cin cin. Tutti toccano il bicchiere degli altri e guardano gli amici negli occhi. Poi si prende un piccolo sorso di bevanda e un'oliva verde. Ora puoi iniziare a parlare con tranquillità. Non finire il bicchiere in pochi minuti. Gusta il tuo drink molto lentamente. Guarda la vita della città che scorre davanti al bar. Questo è il vero modo italiano di vivere l'aperitivo. In conclusione, l'aperitivo è un viaggio meraviglioso nella storia d'Italia. Un'antica medicina amara è diventata un'abitudine della vita quotidiana. Dalla Torino del Settecento fino alle piazze moderne, l'aperitivo è cambiato tanto. Ma il cuore di questa abitudine non è mai cambiato. Il cuore dell'aperitivo è la gioia di stare insieme alle altre persone. È la bellezza di fermare il tempo dopo una lunga giornata di lavoro. È il piacere di gustare una bevanda fresca e uno stuzzichino salato. Quando sarai in Italia, prova a vivere questo momento speciale. Entra in un bar verso le 19 insieme ai tuoi amici. Ordina la tua bevanda preferita e goditi l'atmosfera del locale. Scoprirai che l'aperitivo non è solo bere e mangiare. L'aperitivo è un modo bellissimo per amare la vita quotidiana in Italia.